Bene, quindi parliamo di ascolto dei clienti, ma ne parliamo in senso ampio, perché vedete dal titolo dell'evento, oggi parleremo di intelligenza artificiale e web monitoring, soluzioni e casi d'uso. Quindi parleremo di ascolto di clienti che si esprimono attraverso web e social network. Prima di entrare nel vivo dell'incontro, vorrei dire alcune parole su Teleperformance, di cui faccio parte e che è la capofila di questo progetto. Quindi Teleperformance è un'azienda leader nel proprio settore, la gestione dei servizi di contact center e customer experience in outsourcing. È un'azienda con 40 anni di storia, nata a Parigi e poi cresciuta costantemente fino a diventare un colosso. Qui vedete alcuni riferimenti: siamo più di 400.000 persone nel mondo, siamo in quasi 90 paesi, l'anno scorso abbiamo fatturato più di 7 miliardi e possiamo annoverare nel portafoglio dei nostri clienti le principali aziende a livello mondiale di tutte le industrie, quindi diciamo, abbiamo un'esperienza molto solida nell'ambito della gestione dei progetti di customer experience. In Italia Teleperformance opera con due aziende, la prima è Teleperformance Italia, appunto, che offre servizi di customer experience management e contact center management dalle proprie sedi di Roma, di Taranto e con anche una presenza a Milano, una presenza molto forte in Albania. E la seconda azienda è Teleperformance Knowledge Services, che si occupa invece di servizi di ricerca di mercato, customer experience e consulenza sulla customer experience e analytics. Vediamo adesso chi saranno gli speaker di questo incontro. Io sono Gabriele Albani, dirigo Teleperformance Knowledge Services Italia e oggi interverranno alcuni colleghi e amici di Teleperformance o di aziende partner, in particolare Vincenzo Giliberti, Riccardo Di Marcantonio, Lara Puglisi e Domenico Zurlo. Loro sono la reale anima di questo progetto, che è un progetto di vera e propria open innovation, ovvero una compagine pubblica e privata con diversi attori che ora verranno illustrati, che ha l'obiettivo di portare sul mercato un valore aggiunto per la collettività, in questo caso un valore aggiunto trasferito tramite un sistema integrato di servizi di ascolto della clientela. Come primo intervento lascio la parola al collega e amico Vincenzo Giliberti, che si presenta e ci descriverà le caratteristiche principali del progetto. A te, Vincenzo. Sì, grazie dell'introduzione Gabriele. Io sono Vincenzo Giliberti, il mio ruolo attuale si chiama appunto Digital Transformation Leader in Teleperformance Italia, quindi mi occupo di tutti i progetti di trasformazione digitale sia per la nostra azienda, infatti stiamo sviluppando tantissime tecnologie, tantissimi progetti innovativi all'interno di Teleperformance, sia per i nostri committenti. Quindi è una trasformazione veramente a 360 gradi. Oltre, diciamo, a questo mio ruolo istituzionale in Teleperformance, sono appunto project manager di questo progetto di cui adesso vi parleremo, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che si chiama appunto Voice First, e collaboro nell'ottica, come diceva prima Gabriele, appunto di Open Innovation, collaboro con diverse università, politecnici, università, proprio per portare appunto all'interno dell'università queste nostre esperienze di trasformazione digitale e nello stesso tempo in questo scambio continuo, no, fra le aziende e l'università anche ricevere tutta una serie di input da parte delle università che appunto essendo leader a loro volta nella ricerca scientifica ci aiutano a digitalizzare e trasformarci sempre di più. Quindi vediamo un attimo questo progetto, se possiamo andare alla prossima slide. Ok, allora questo progetto, come dicevo, si integra, fa parte della trasformazione digitale di Teleperformance. La trasformazione digitale di Teleperformance si basa, che è tuttora in corso in maniera proprio dirompente veramente nella nostra azienda, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, come ha fatto vedere Gabriele, siamo presenti ovunque nel mondo, e si basa su questa che noi chiamiamo metodologia TAP, per avere un acronimo insomma, veloce e facile da ricordarsi. TAP sta per tecnologia innovativa,
Infatti stiamo sviluppando, progettando, sviluppando e introducendo nei nostri processi di tutti i giorni in cui lavorano i nostri operatori dei bot, dei chatbot, dei voice bot, degli agenti virtuali, fino ad arrivare a degli agenti virtuali, sia integrando dei software prodotti da nostri partner, sia con dei tool proprietari che andiamo a sviluppare noi stessi. Nei precedenti webinar abbiamo ad esempio visto alcuni di questi esempi, altri li vedremo nei prossimi webinar. Il secondo pilastro della nostra trasformazione digitale TAP sono gli analytics, sono delle soluzioni di analytics che partono da un'analisi descrittiva del processo, della commessa, del progetto. Ad esempio stiamo ultimamente utilizzando molto la tecnologia di Power BI, appunto per descrivere quello che sta succedendo, e passano poi all'analisi predittiva. Ad esempio abbiamo sviluppato tutta una serie, stiamo integrando anche qui nei nostri processi, tutta una serie di soluzioni che vanno a predire il comportamento dei nostri clienti in relazione a un particolare prodotto, a un particolare servizio. Infine, il terzo pilastro è quello che appunto denominiamo P, che sono i processi di eccellenza, in cui stiamo applicando tutta una serie di metodologie, ad esempio qui è citata la Lean Six Sigma, per migliorare, ottimizzare i nostri processi, che di solito partono da quello che noi chiamiamo appunto il TAP, visto che vi ho spiegato cos'è il TAP Assessment, quindi vediamo un certo processo, proprio facciamo, come posso dire, l'esame del sangue a questo processo e vediamo tutte le cose che possiamo introdurre a livello di tecnologie innovative, di soluzioni di analytics, di miglioramento dei processi per rendere un processo che incrementi sia la soddisfazione dei nostri committenti, sia la soddisfazione, la customer experience, non migliore la customer experience dei clienti finali, sia anche quella dei nostri impiegati, perché ovviamente avere delle persone che lavorano su questi processi, su questi progetti in maniera più motivata, anche più contenta, passatemi il termine, ovviamente non può che far bene a tutto l'ecosistema appunto della nostra attività. L'ultima sigla che vedete, però mi fa piacere citare anche questa, si chiama AIM, significa All Idea Matters, tutte le idee contano, perché noi questa innovazione, questa open innovation di cui ha fatto cenno anche Gabriele, non vogliamo che venga calata dall'alto, ma al contrario la vogliamo tirar fuori, far crescere anche dal basso. Infatti questo bellissimo progetto, che si chiama appunto Tutte le idee contano, è un portale, basato su un portale in cui ogni singolo operatore, ogni singolo dipendente delle nostre HR, della nostra finance, della nostra logistica, chiunque, può porre la propria idea di automazione, di digitalizzazione dell'attività che lui conosce meglio, che è quella che fa dalla mattina alla sera, e noi appunto vediamo come portarla in produzione dopo aver valutato effettivamente, verificato che porti un reale vantaggio. Andiamo adesso a Voice First. Voice First quindi è un progetto su cui stiamo... scusate, c'è qualcuno ancora con tenere il muto. È un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dalla Regione Puglia. È un progetto triennale che è partito nel 2020 e si concluderà a giugno dell'anno prossimo, nel 2023, ed è un progetto, come dicevo, appunto di ricerca industriale, quindi ad esempio stiamo facendo un'importantissima attività di benchmarking fra tutte le migliori soluzioni di intelligenza artificiale applicate ovviamente sempre al customer care e al teleselling esistente sul mercato, quindi c'è anche proprio tutta un'attività di analisi, di ricerca, poi c'è un'attività di progettazione di un nuovo prototipo. E questo prototipo, di cui appunto adesso nella prossima slide vediamo le componenti principali, e la cosa importante è che la facciamo, lo stiamo progettando, lo stiamo sviluppando non da soli, non chiusi all'interno dei nostri laboratori isolati dal mondo, ma assolutamente lo stiamo facendo in un'ottica di innovazione aperta, lo stiamo facendo con una serie di
università, in particolare l'Università del Salento, qui in Puglia, con una serie di start-up e di spin-off universitari. Ad esempio nel webinar di oggi è presente Riccardo Di Marcantonio di Extreme. Il webinar precedente l'abbiamo fatto con un'altra startup che si chiama Big Profile, con Isago, che viene anche collegata, con Advantech e con altri. Quindi veramente stiamo creando un sistema di innovazione aperto, finalizzato appunto a questa soluzione integrata, questo prototipo di intelligenza artificiale basata su 4 componenti. Il primo componente appunto è quello dell'analisi predittiva, che serve a, come dicevo prima, a predire il potenziale comportamento di un cliente, per esempio la sua propensione all'acquisto, oppure a capire quale può essere la sua esigenza specifica nel caso di un customer care, e i nostri operatori hanno, facendo questa analisi predittiva, hanno un'arma in più per venire incontro appunto e soddisfare meglio le esigenze dei nostri clienti, definendo quella appunto che si chiama la next best action, no? La prossima migliorazione. Il secondo modulo è quello della speech analysis, quindi prevede la registrazione automatica delle conversazioni telefoniche, la trascrizione e l'analisi approfondita, dettagliata con dei sistemi di deep learning appunto del testo che è stato trascritto. Il terzo componente fa riferimento all'introduzione nei nostri processi sia di chatbot sia di agenti virtuali a supporto appunto dei nostri operatori per farli lavorare sempre meglio, per essere sempre più efficienti, per far diminuire una cosa molto importante nel customer care è il tempo medio di gestione, no? Noi cerchiamo di farlo diminuire, di ottimizzarlo, ma dando più informazioni, più valore aggiunto alla interazione. E infine, l'argomento di oggi, che mi fa piacere introdurre oggi, appunto, è il social media brand monitoring. Perché? Perché noi vogliamo soddisfare, capire prima di tutto le esigenze dei nostri clienti finali e poi poterle soddisfare attraverso tanti canali, no? Noi adesso non siamo più un call center, ormai da anni siamo un contact center omnicanale che agisce appunto sia sul canale telefonico, sia sul canale chat, sul canale web, qualsiasi canale vi venga in mente, noi ci siamo. E è importante capire il sentiment dei clienti finali rispetto a un certo brand, un certo prodotto, un certo servizio che appunto noi poi andiamo a offrire o su cui noi andiamo a dare supporto. Sui primi 3 abbiamo fatto appunto dei precedenti webinar, alcuni di voi erano presenti. Adesso facciamo appunto quello di oggi è il quarto, quindi completamente focalizzato sul social media brand monitoring, che mi fa molto piacere appunto affrontarlo in questo seminario specialistico, perché di solito il web monitoring non è associato al contact center, e invece noi appunto in questo progetto abbiamo l'ambizione di ascoltare la voce del cliente non solo dalle conversazioni telefoniche, non solo dalle chat, ma anche direttamente dal web. E adesso i miei colleghi vi faranno vedere come. L'ultimissima cosa che volevo dire, poi appunto lascio la parola, che questo progetto, che all'inizio è stato così difficile, no? Perché voi immaginate come non sia stato facile andare in Commissione europea a Lussemburgo, andare in Regione Puglia e spiegare che un call center, perché noi nasciamo come call center, volesse fare ricerca e sviluppo, volesse applicare l'intelligenza artificiale. All'inizio ci guardavano anche un po' strani, che vogliono, voi rispondete al telefono perché dovete fare ricerca e sviluppo. Poi gliel'abbiamo spiegato. Gli abbiamo spiegato che anche il settore dei contact center o si digitalizza o si omnicanalizza oppure non ha molto futuro. Quindi il nostro futuro è appunto innovare continuamente. Sono particolarmente orgoglioso, lasciatemelo dire, poi lascio la parola ai colleghi, che finalmente adesso, dopo 1 anno e mezzo, siamo circa a metà del guado, a metà percorso del nostro progetto, abbiamo avuto due importantissimi riconoscimenti. Intanto appunto a gennaio qui a Taranto, dove abbiamo appunto la sede
del nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, abbiamo vinto il premio Innovazione 2022 dello SMAU, sapete, no? Un importante evento che premia appunto i progetti innovativi, e proprio la vincita di questo premio a gennaio ci ha portato adesso, proprio il 24 marzo, ci ha portato a Parigi al Station F, che è il più grande incubatore di start-up e di progetti innovativi d'Europa, al centro di Parigi, a presentare il nostro progetto. Quindi insomma, è stato veramente un bellissimo riconoscimento. Quindi oggi vedremo questo componente, questo pezzetto, diciamo, del web monitoring. Voi lo dovete immaginare insieme a tutti gli altri componenti di cui abbiamo parlato nei precedenti webinar, parleremo poi nei prossimi, e l'idea finale appunto è quella di integrarlo, di avere un unico prototipo contenente tutti questi componenti. Bene, grazie Vincenzo, è molto bello vedere, aver visto questo excursus delle componenti, degli obiettivi e poi della storia del progetto che ricordo con affetto, no? Quando abbiamo iniziato a ragionarci sopra e adesso siamo a metà del guado, come hai detto tu, ma con anche i riconoscimenti italiani e internazionali che stiamo raccogliendo, quindi estremamente interessante. Ti ringrazio, bene, andiamo